Fa freddissimo. Guarda che asfalto. E anche oggi la sabbietta insidiosa l'abbiamo sconfitta. Che curvetta. Sono estremamente soddisfatto del giro di oggi. Buongiorno. Anche oggi il cielo ci regala una giornata meravigliosa, sono veramente felice di questo. Pecorelle, ciao pecorelle, buongiorno. Oggi tappa di circa 200 km in direzione sud-ovest, passando per Fonni, Ovadda, Rizzo e poi risalendo ancora un pochino più a ovest per Meana Sardo, Sorgono. Dovrei sfiorare Sarule, non so come si pronunci, per poi ritornare a Orgosolo. Fa freddissimo. Veramente la temperatura che non mi aspettavo, ho la pelle d'oca. Ok, siamo ritornati sulla strada principale, che dovrebbe essere la strada provinciale 2, e tra pochissimo ci sono ben 3 punti interessanti da visitare. Tra 1 chilometro arrivo alla tomba dei giganti di Madao, che è considerata una delle primissime tombe dei giganti in termini di importanza. Il navigatore mi dice che dovrebbe essere chiusa oggi. No, non sembra chiusa. Ok, era aperta per fortuna. E adesso diamo un'occhiata. Devo ammettere un pochino resto deluso, ma è colpa mia di superficialità e ignoranza, nel senso che alla fine stiamo parlando di monumenti funerari che risalgono anche a 4.000 anni fa, e quindi insomma non è che ci sia da potersi aspettare il Colosseo. Ho studiato un pochino meglio la faccenda. Sostanzialmente sono delle tombe comuni risalenti a 3-4 mila anni fa, a seconda del sito, e praticamente sono caratterizzate da questa forma anteriore di queste rocce che si presume richiami le corna del toro, e una forma posteriore definita barca rovesciata. In realtà quello che non è chiaro è per quale motivo venga definito dei giganti o di giganti, come dicono gli archeologi, e quella definizione effettivamente fa un po' sorridere, soprattutto considerando quella sorta di piccolo ingresso di pietra che effettivamente c'entra sì e no un pincher. Nel frattempo tutte le pecore della Sardegna stanno passando accanto alla tomba dei giganti di Madao. Tra l'altro fresche di tosatura. 1,5 chilometri dopo le tombe dei giganti di Madao c'è un altro sito interessante, il santuario nuragico di Gremano, che andava necessariamente ripreso dall'alto, perché soltanto dall'alto ci si rende conto che le strutture in pietra che sono state realizzate rappresentano un enorme fallo che punta in direzione di una vagina. E devo dire che non sono riuscito bene a rendermene conto dallo schermo del telefono, facendo le prese col drone e poi controllo. Questa è la descrizione che mi è stata data da persone del luogo. Vero o falso che sia, la cosa quanto curiosa e divertente, pecorelle, la cosa curiosa e divertente è che la strada che poi si prende da lì per andare a Fonni
è la SP69. Non aggiungo altro, o magari l'hanno fatto apposta, chissà. Oggi c'è qualcosa che non va con il sole, eh? Allora, è vero che sono uscito alle 8:30 da Argosolo, che già sta abbastanza in quota, mi pare 600-700 metri. Adesso sono le 10:30, però di solito alle 10:30 già ci stanno 35 gradi e no, fa ancora freddo. E siamo arrivati a Ovolta. Nel frattempo oggi esperimento con la videocamera. La seconda videocamera ho provato a installarla sul codino della moto, insomma, dove di solito si monta il bauletto posteriore. E prima cavolata, l'ho montato in un modo che non posso regolare l'inclinazione verticale, quindi mi sto inquadrando la schiena, inquadratura dalla quale tra l'altro ho notato che ho ancora i rotolini di grasso sui fianchi, e vabbè, piano piano quelli li buttiamo giù, e ho 2 buchi sulla maglietta, ma quelli vanno bene, fanno rustico. Una delle cose che adoro della Sardegna è che fai 3 curve e ti ritrovi in un contesto completamente diverso. Qui sembra di stare nel Lazio, quindi montagne abbastanza grandi ma morbide, coperte di boschi. C'è veramente una varietà qui in Sardegna incredibile. Sono veramente contento del lavoro che hanno fatto ieri i ragazzi di Free Bike a Nuoro sulla mia bimba. L'hanno veramente rimessa a nuovo e sono rimasto sorpreso dagli effetti del cambio delle candele. Non mi ero accorto di quanto la moto stesse perdendo piano piano in prestazioni, perché comunque sono cose che avvengono nell'arco di migliaia di chilometri, non da un giorno all'altro. E le candele si erano consumate molto, non erano sporchissime ma erano molto consumate, cioè, porca miseria, ha ripreso 10 cavalli la moto. Poi hanno restaurato perfettamente la catena, che io ero convinto di curare, insomma, con una certa attenzione, ma vedere dei professionisti come la riportano a nuovo ti fa capire che tu e la pulizia della catena non andate affatto d'accordo. Tra l'altro ci tengo a dire che ogni volta che mi sentirete nominare qualcuno, che può essere un ristorante, un meccanico, un alloggio, quello che sia, lo faccio esclusivamente di mia iniziativa, senza, cioè, non è che ci prendo soldi e chiedo sconti o cose del genere. Mi piace l'idea che questi video possano essere utili, e non solo per così, consigli su posti dove andare, strade da percorrere, ma in generale per tutto ciò che sono le esperienze che faccio in prima persona. Nel frattempo stiamo percorrendo la strada statale 128, molto graziosa, molto, molto divertente, asfalto normale, non strepitoso, ma assolutamente godibile. Tante curve. Tra l'altro il giro di oggi è stato ho preso abbastanza spunto da un articolo che ho letto, mi pare su moto.it. Qui dovremmo essere a Tonara.
Comunque confermo che questa zona ha proprio il, come direbbero gli inglesi, il look and feel della Sabina. È l'asfalto che è diverso. Questo è proprio fantastico, l'hanno rifatto la settimana scorsa, penso. Questo tratto è proprio divertente, eh? Qui siamo sulla SS 295. Guarda che asfalto! E una cosa a cui bisogna stare attenti con questo asfalto, che ha un grip fantastico, proprio micidiale, sono le cacche di pecora. Tanto non so se riuscite a vedere il tracciato sul navigatore. Guardate che roba è. Sì, no, la moto veramente è rinata. In terza nei giorni scorsi lì rimanevo fermo. Io non capisco se questi passaggi a livelli sono, cioè se ci passa il treno qui, ma sembrerebbe di no, è tutto arrugginito. Sì, comunque confermo, sarà statale 295 raggiungere la lista, ma assolutamente strada da fare. E tra l'altro il bello di queste strade è che ti diverti come un ragazzino a 50 all'ora, ti fai dei piegoni della Madonna, a centro curva sei a 45. Carino questo paesino. Sono scordato di guardare come si chiama, poi ve lo scrivo. Veramente carino, trafficatissimo, ho messo 10 minuti a attraversarlo. Breve visita al monumento naturale di Texile, spero di pronunciarlo bene, che è abbastanza vicino alla strada principale, ma c'è questa stradina insidiosa, sabbiosa, con questi simpatici canaloni fatti dall'acqua e forse anche dalle radici degli alberi e forse anche dalle macchine. Ovviamente di sabbia. Ok, siamo usciti direi indenni, anche se è veramente insidioso il fondo. E anche oggi la sabbietta insidiosa l'abbiamo sconfitta.
metallico Sakasa. Ho lasciato un chilometro fa, circa un paio di chilometri fa, la SS 125, tanta roba, e adesso siamo sulla 128, che così a occhio e croce non sembra molto da meno. Miana Sardo, quindi stiamo già risalendo verso Orgosolo. Questo paesino è veramente grazioso. Questa zona, diciamo, lungo il percorso di oggi ho incontrato alcuni dei paesini più carini. Questa SS 128 avesse lo stesso asfalto di altre strade sarebbe probabilmente la strada più divertente da guidare fatta finora, dove il finora ormai vuol dire 4 quinti della Sardegna. E siamo arrivati anche ad Azzara. Questo paesino invece è Sorgono, immagino che si pronunci così. Tra l'altro c'era scritto Paese del Vino. Ah, che bella chiesetta. Che curvetta!
Ok, direi che dopo una cinquantina abbondante di chilometri in cui ero in Sardina, qua siamo palesemente tornati in Sardegna. Sì, i profili di queste montagne sono assolutamente caratteristici. Sono estremamente soddisfatto del giro di oggi, veramente bello bello bello. Circa 200 km passati veramente in un attimo, strade bellissime, bei panorami, asfalto quasi sempre spettacolare. Se riesco a ritrovare l'articolo da cui ho preso spunto per comporre questo giro vi metto il link in descrizione. Nel frattempo è salita una fame che la metà basta. E siamo a Mamoiada.